Vorresti poter entrare in un negozio e parlare in italiano? Allora il video di oggi ti sarà utilissimo. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale e ti invito anche ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. O benvenuta a Italiano con Eli. Nella video lezione di oggi vedremo quali sono le espressioni più frequenti utilizzate dai commessi in un negozio, quali sono le espressioni più comuni che potresti utilizzare tu come cliente per fare delle richieste. E poi vedremo anche i verbi imprescindibili che devi conoscere se vuoi fare degli acquisti in Italia. E alla fine, come bonus, ti dirò anche come fare dei complimenti a qualcuno come un vero italiano. Innanzitutto ci tengo a dire che fare shopping viene utilizzato anche in italiano. Tuttavia, il modo per esprimere questo concetto in italiano è fare spese. Attenzione, ho detto fare spese e non fare la spesa. Sono due cose diverse. L'ho spiegato nel video sulle 10 espressioni imprescindibili con il verbo fare. Ti consiglio di guardare quel video perché è fatto davvero molto bene. Vediamo ora quali frasi dicono generalmente i commessi in un negozio. La posso aiutare? O anche posso aiutarla? Il significato non cambia. Oppure posso esserle utile? Come vedi, in tutte queste frasi ho utilizzato i pronomi di cortesia. Se non ti è chiaro quando utilizzare la e quando utilizzare le, ti consiglio vivamente di guardare la video lezione che ho pubblicato proprio su questo argomento. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Ancora, prego, mi dica. Oppure, che misura ha? Che misura porta? Oppure, che taglia ha? Che taglia porta? Per esempio una S, una M, eccetera. Ancora, lo vuole provare? La vuole provare? Li vuole provare? Oppure le vuole provare? Questi sono tutti pronomi diretti. Se dovessi avere dei dubbi, ricorda che su questo canale c'è una playlist sui pronomi. Sono certa che ti sarà molto utile. Quello che stiamo vedendo ti sembra interessante? Allora ti chiedo di mettere un mi piace, così in futuro creerò altre video lezioni su questo argomento. Passiamo ora alle espressioni che potresti utilizzare per fare delle richieste. Vorrei oppure volevo vedere la camicia in vetrina. Attenzione, in questo caso possiamo usare l'imperfetto. L'imperfetto può essere utilizzato per rendere una richiesta più cortese. Posso provare una taglia più piccola? Oppure posso provare una taglia più grande? Questo prezzo è già scontato oppure è da scontare? In questo caso sto chiedendo se il prezzo che vedo sull'etichetta è il prezzo finale oppure potrebbe essere abbassato perché c'è qualche offerta, qualche sconto.
Cerco o cercavo un paio di pantaloni. Posso provarlo? Posso provarla? Posso provarli? Posso provarle? Anche qui stiamo utilizzando i pronomi diretti. Avete una 42? O ancora, sto cercando. Oppure, sto solo guardando. Grazie. Questa è una frase molto utile. Prima di passare al terzo e ultimo punto, ti ricordo che se vuoi parlare in modo fluente in italiano nelle situazioni quotidiane, come per esempio quando entri in un negozio e vuoi comprare qualcosa, ti puoi iscrivere a FNC, Fluency and Confidence Italian Program, che è il programma che ho ideato proprio per portarti a parlare in modo sicuro in italiano. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Vediamo ora i 5 verbi imprescindibili che non puoi non conoscere. Allora, vediamo per ognuno qualche esempio. Verbo indossare. Oggi indosso un paio di pantaloni neri e una blusa fantasia. E tu che cosa indossi oggi? Scrivimelo nei commenti. Mettersi. Fa piuttosto freddo, quindi mi metto la giacca. Verbo provare. Posso provare questa gonna? Verbo togliersi. Mi tolgo il cappotto perché qui dentro fa caldo. Stare bene o stare male? Come ti sta bene questo colore? Se una persona che conosci è vestita molto bene e tu vuoi farle un complimento, potresti dire: questo vestito ti calza a pennello. Che significa: questo vestito ti sta benissimo, sembra che sia stato dipinto con un pennello. Ti è piaciuto questo video? Se sì, ti chiedo di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.